Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a bordo della mia Dacia Sandero Stepway. Infatti prima di dirvi perché siamo qui, ma in realtà l'avete letto già dal titolo, vi dico che sul canale arriveranno nuovi contenuti riguardo la Dacia Sandero Stepway di, diciamo, vecchia generazione, perché comunque è uscito il nuovo modello. Clic qui in alto nelle schede per vedere il video che abbiamo fatto appunto su questo nuovo modello, però io ritengo che quest'auto sia ancora un'auto valida, validissima, soprattutto per rapporto qualità-prezzo, e anche per chi come me poi ha usato l'eco bonus, quindi ritengo che sia un'auto ancora valida e ancora da magari analizzare e vedere insieme. Infatti oggi vediamo insieme il Media Nav, fatto in collaborazione con Dacia e LG, proprio su questa Dacia Sandero Stepway. Allora, vi faccio una premessa che poi sicuramente non so se avete già visto, ma comunque vi lascio il link in basso e qui in alto nelle schede, anche del prossimo video che uscirà sul Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Infatti attenzione, perché non tutte le Dacia Sandero Stepway hanno questa funzione. Però questo è un altro video, parliamo adesso dell'infotainment. Allora, una volta accesa la macchina, troviamo subito questa schermata, un layout molto basilare, in cui abbiamo in alto a destra l'orario, poi il telefono è già collegato al Bluetooth, infatti poi collegheremo il telefono di Carlo per una maggiore semplicità e realisticità soprattutto di questa prova, e quindi abbiamo le tacche della rete e la percentuale della batteria del telefono, e anche questo tasto buio che praticamente spegne lo schermo, lasciando però un tasto rapido per vedete, per la radio. Più che tasto rapido è un mirror, cioè ti dice semplicemente che stai ascoltando, in questo caso, radio RDS. Queste 6 funzioni principali abbiamo radio, vedete, in alto a sinistra questo è sempre un menu a tendina, quindi possiamo scegliere tra FM, AM o radio DAB. In questo caso ho la radio DAB. Possiamo scegliere il tipo di radio, vedete, c'è una lista, oppure andiamo sul principale e basta fare così. Oppure predefiniti, se ho dei preferiti, ma in questo caso io non ce li ho. Opzioni, possiamo scegliere un po' tutte le varie opzioni appunto proprio per la radio. Andiamo su FM, magari faccio vedere, ecco, ci sono altre funzioni, altra schermata, faccio così, vado avanti, l'elenco non c'è, predefinito, chiaramente è da aggiungere, quindi è davvero una molto ergonomica. Ecco, la cosa che ho notato nell'utilizzo giornaliero di quest'auto, perché comunque vi ricordo che quest'auto è mia, quindi la uso ogni giorno, è che rispetto alla versione precedente del MediaNav, questo è davvero molto reattivo, ma veramente alla pari dei più grandi sistemi infotainment a livello di reattività, non a livello diciamo, di funzioni o di immagine, però devo dire che fa il suo lavoro bene. Andiamo su multimedia, in questo caso il telefono è connesso al Bluetooth, di regola dovrebbe scegliere adesso qui la canzone, però vedete, posso andare avanti, posso stoppare e così via, oppure qui, sempre con una tendina, posso scegliere tra USB, iPod, Bluetooth o AUX, perché infatti qui in alto a destra abbiamo una presa USB e anche un cavo AUX, una presa AUX. Poi magari parliamo sull'ergonomia dei tasti o la posizione delle prese USB, perché non è il massimo. Andiamo sul telefono, molto semplice, abbiamo il tastierino, il tasto per, diciamo, avviare la chiamata o il tasto per cancellare. Poi andiamo su componi e questo è un menu, quindi elenco telefonate, elenco chiamate e così via. Andiamo su elenco telefonate, mi escono tutti i numeri, questa è la rubrica, poi andiamo a blurrare magari i numeri, e elenco chiamate, tutte le chiamate che ho fatto, che ho ricevuto. Davvero molto semplice, questo è tutto. Poi posso scegliere quelle che ho fatto, quelle ricevute e quelle perse. Perfetto, andiamo adesso su mappa. Ecco, una cosa che non è che non ho ben capito, però forse non capivo l'utilità, non ho capito bene l'utilità, forse è semplicemente un discorso di rapidità, nulla di che, è il discorso mappa e navigazione. Infatti, se io vado su mappa, mi esce subito una mappa, vedete? Allora, mi dice su in alto dove sono, qui alcune informazioni principali, alcune impostazioni principali, scusatemi, quindi l'audio per esempio, o lo zoom, o vediamo, il pin to zoom non funziona, vabbè,
me lo aspettavo. Dicevo, abbiamo quindi lo zoom, oppure la visione in pianta, questa è la visione a volo d'uccello, e poi abbiamo il nord, cioè lui ti indica il nord, non ti indica il nord riferito alla macchina. In questa maniera, perdonatemi, in questa maniera indica il nord diciamo, della vettura. Qua poi mi dice delle impostazioni del traffico, delle informazioni del traffico, vedete, nessun evento lungo il percorso, non c'è nulla di che. Quindi, vedete, molto, molto semplice e anche soprattutto interessante, perché mi parla di tutti gli eventi che si possono aggiornare, vedete tutte le varie informazioni, soprattutto dove sono, quindi lavori in corso, mi dice questa tratta, quindi davvero un ottimo sistema. Ora, questo è appunto il discorso delle mappe. Io ho le opzioni, posso fare il traffico corrente, i parametri del percorso, le impostazioni della mappa, dove sono, quindi è un po' una funzione di navigazione separata. Altra cosa che mi piace, apro e chiudo parentesi, è questo link rapido alla musica. E soprattutto, la stessa cosa vale per la radio, c'è un altro link rapido alla navigazione. Vedete? È istantaneo, quindi davvero ottimo. Ora, torno indietro, vado su navigazione. Navigazione l'impostazione è diversa, chiaramente. Qui il layout è diverso nella navigazione. Abbiamo qua sotto 3 tasti, oltre al tasto home, destinazione, percorso e opzioni. Praticamente nel percorso qui, una volta scelto, magari adesso ve lo faccio vedere. Io vado su destinazione e inserisco l'indirizzo. Siamo a Trani, via, scrivo lettere a caso, non voglio, Contrada Fontanelle, mi va benissimo. Ok, che è qui, va benissimo. Posso scegliere nelle opzioni, quindi aggiungere i preferiti, dare informazioni su latitudine o longitudine, oppure per esempio il traffico, se c'è del traffico, se ci sono problemi ad arrivare, non c'è nulla, vedete, non c'è nulla. Quindi torniamo indietro, ok, perfetto. La navigazione sta per partire, c'è un timer, vado su opzioni e posso scegliere i percorsi alternativi, l'itinerario, i parametri del percorso, quindi se vedete attivare le autostrade, il pedaggio ad uso, la pianificazione del tipo, quindi la pianificazione del percorso, quindi rapido, breve o ecologico. Attivare e disattivare i traghetti, il carpooling, strade non asfaltate, quindi davvero una funzione che su questa vettura sinceramente non me lo aspettavo. Quindi vedete, adesso faccio ok e mi dà la navigazione, quindi ritorna la stessa immagine di prima dell'applicazione mappa. Vado su opzioni e posso fare diverse, insomma, impostazioni, quindi probabilmente questa sezione mappa è una specie di link rapido alla navigazione, però in realtà se io clicco su nav, vedete, non mi dà la cosa di prima, quindi forse avrei fatto un'unica applicazione. L'hanno scelto per design, per avere una cosa perfetta, magari avrei inserito qui Android Auto o Apple CarPlay, perché esce qua sotto, ora vi farò vedere. Quindi per tornare alla navigazione basta cliccare su mappe e quindi mi esce la navigazione. Adesso vado ad annullare, vabbè, magari lo faccio dopo. Impostazioni. Nelle impostazioni io ho una serie di schermate, vedete il volume in base alla velocità, le sonorità, il balance in fader, posso selezionare, l'audio, posso capire, cioè posso impostare un po' l'audio, vedete, la navigazione, poi il display, luminosità alta, medio bassa, modalità mappa, automatica. Ecco, ora magari vi faccio vedere come funziona. Connettività, lista di dispositivi smartphone, per esempio, vedete. Tra l'altro, vedete, ecco, se funziona Android Auto o Apple CarPlay, quindi se attivarlo o disattivarlo. Poi, per esempio, smartphone, vedete. Insomma, tutte queste, questo ti spiega come funziona Android Auto e Apple CarPlay, tutte delle funzioni comunque molto basilari, ma davvero molto molto utili. Tornando un attimo alla navigazione, una cosa che è un po' particolare di questa mappa, che ho notato anche su Android Auto e Apple CarPlay, che si attiva la visione notturna solo se accendono le luci, istantaneamente quasi. Le spengo e si riattiva la versione, diciamo, giornaliera. Quindi è una soluzione molto particolare, soprattutto sul telefono. Allora, parlando di ergonomia, perché è anche importante parlare di questo, in realtà di tasti fisici abbiamo quello per accendere e spegnere il sistema infotainment, vedete? Quello per alzare o abbassare il volume, e poi abbiamo questa specie di, diciamo, hub in cui c'è una presa USB e una presa AUX.
è molto scomodo. Questa cosa qui è davvero molto scomoda. In realtà non più di tanto, cioè vi spiego. Io ho comprato questo cavo, vedete quanto è corto? Perché io attacco il mio telefono qui, collego il cavo qui e utilizzo Android Auto in questa maniera, davvero molto semplice. Però effettivamente è un po' scomodo, perché potete utilizzare o sulle bocchette attaccare il telefono, oppure come ce l'ho io con il biadesivo. Cosa molto bella, la nuova Dacia Sandero Stepway o Sandero normale, oltre al sistema infotainment però sospeso, oltre quindi al monitor, c'è anche un portatelefono, quello è davvero comodissimo. Però diciamo, ecco, avrei preferito una presa magari qui, qua sopra forse, per appoggiare qui il telefono, ma ancora meglio qua sotto al clima, come un po' in tutte le macchine. Presa USB, cavo AUX lì sotto, il telefono lo appoggio lì e non ho cavi penzolanti o cose del genere, quindi avrei preferito questa soluzione. Beh, avete visto, questo MediaNav è sinonimo di semplicità. Magari forse potevano curarlo un po' più nel design, come vi ho detto prima, però non mi dispiace, è un design semplice, è un design che fa tutto, cioè io ho tutto sotto controllo, posso fare tutto, faccio quello che mi serve fare, non ho bisogno di film, ghirigori, cose fantascientifiche su questa vettura, quindi per me è un infotainment che ho apprezzato, anche se, devo essere sincero, uso molto Android Auto e Apple CarPlay. Vi ricordo anche di nuovo il link in basso e in alto nelle schede di questo video su Android Auto e Apple CarPlay. Però, ripeto, è molto comodo. Poi, alla fine, è abbastanza, rispetto alla versione precedente, è abbastanza veloce, ecco, nei cambiamenti. Magari se voglio passare da una schermata all'altra è molto più veloce rispetto, ovviamente, al prima generazione, che era molto più lento. Bene, il video è finito, vi ricordo che usciranno altri video su questa vettura, sicuramente un video sui consumi e un video test drive, ma adesso vi lascio e se volete trovarci su qualsiasi social, anche sul sito internet, ricordatevi di cercare wedrive.tv.